Nel 2020 Rabbit and Bear Studios lancia la campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle 100 Heroes, un gioco che rivendica di essere un seguito spirituale della serie Suikoden. La rivendicazione non è a caso, dato che il team è guidato da Yoshitaka Murayama, creatore originale della serie, e affiancato da altri big dei JRPG provenienti da serie come Tales of e Xenoblade. Il Kickstarter raggiunge l'obiettivo quasi immediatamente e vaporizza tutti gli stretch goal, raggiungendo una cifra di 4 milioni e mezzo di dollari a fronte di una richiesta di 500.000. È evidente che molti desiderano giocare un JRPG del genere. Nel mio caso il motivo è molto semplice e si chiama Suikoden 2. Alla domanda qual è il tuo videogioco preferito di tutti i tempi, in molti fanno fatica a nominare un singolo titolo. Nel mio caso la risposta è sempre stata la stessa dal lontano 1998. Suikoden è una di quelle serie di cui tutti hanno sentito parlare bene, ma almeno in occidente non ha mai ricevuto il seguito di altri franchise come Final Fantasy o Dragon Quest, ed è un gran peccato. Suikoden 2 in particolare lo potrete sempre trovare nella parte alta di qualsiasi classifica di top X JRPG mai fatti, e con buona ragione. Lo storytelling di Murayama risulta tuttora impareggiabile. È riuscito a creare un mondo vasto e complesso, pieno di intrighi politici, tradimenti e dove la realtà è raramente quello che sembra. Io adoro il fatto che la storyline di Suikoden 2 sia molto più umana rispetto a quelle della concorrenza. Non c'è una minaccia stellare che rischia di distruggere tutto il mondo o un singolo nemico da combattere. Ci sono delle nazioni che combattono ed entrambe pensano di essere nel giusto per i propri motivi, e queste nazioni sono fatte di persone con le proprie incertezze, dubbi, momenti di coraggio e debolezza, che dovranno fare delle scelte e vivere con le conseguenze. Anche un avversario come Luca Blight, che di primo impatto sembrerebbe il tipico cattivo monodimensionale, ad un'analisi più profonda dimostra un carisma tale da proiettarlo ad essere uno dei villain più odiati e amati del genere. È come se non bastasse la volontà di scuotere la narrativa, la saga di Suikoden, ma Suikoden 2 in particolare, cerca di scuotere anche il gameplay, introducendo la bellezza di 108 personaggi reclutabili, ognuno con un character design e una personalità senza precedenti, che potranno entrare nel nostro party da 6 combattenti o rimanere nella nostra base. Ah sì, perché abbiamo anche un quartier generale che espandiamo andando avanti con la storia e si popola di persone con negozi, dialoghi unici, minigiochi e intere questline da scoprire. Dio quanto mi manca quel gioco! Ci sono stati altri capitoli della saga Suikoden, ma nessuno è mai riuscito a catturare la magia dei primi due. Ed è per questo che Eiyuden Chronicle 100 Heroes potrebbe essere qualcosa di speciale. Il sequel spirituale promette di riportare ai giocatori l'esperienza della serie a cui si ispira, ma in chiave modernizzata. La scelta di usare sprite in pixel art in un ambiente 2.5D è enormemente azzeccata. Ambientazioni e personaggi sono enormemente più piacevoli da guardare rispetto ai Suikoden in full 3D, ma lasciando stare l'aspetto grafico, l'attrattiva principale per me viene dal fatto che tutte le feature originali di Suikoden 2 sembrano aver trovato spazio in Eiyuden Chronicle e con una bella spolverata di miglioramenti. Avremo più di 100 personaggi reclutabili da utilizzare in party di 6 persone, dove il posizionamento sul campo di battaglia determinerà chi e come possa attaccare. Così come nella serie originale, daremo i comandi a ogni membro del gruppo singolarmente e verranno eseguiti contemporaneamente ai nemici. Abbiamo anche il ritorno delle mosse combo dei personaggi, che stavolta sembrano dipendere dal loro rapporto, che aggiunge quindi anche una certa profondità alla meccanica. La storyline non potremo giudicarla fino al rilascio, ma sembra che abbiano mantenuto la filosofia dei Suikoden originali. Abbiamo un impero che vuole utilizzare le lenti runiche per espandere il proprio dominio. I nostri 3 protagonisti si uniranno, ognuno per i propri motivi, e combatteranno dall'altro lato del campo di battaglia. La mia feature preferita dell'epoca di Suikoden 2 era il quartier generale. Adoravo spendere ore a girare per il castello, parlare con i personaggi che ho reclutato, magari fare una partita a dadi, un giro alle terme, o finire trascinato in una gara di cucina. Vedere il castello arricchirsi di nuove sale, funzionalità e nuovi personaggi a man mano che la storia andava avanti mi dava un'enorme soddisfazione. Sembra che Eiyuden Chronicle 100 Heroes non mi deluderà da questo aspetto, anzi potrebbe persino superare il predecessore. Ci sarebbero decine di altre piccole e grandi feature di cui parlare, come ad esempio le battaglie strategiche tra eserciti, ma il succo è questo. Suikoden è una delle serie che ha sempre avuto un che di speciale e che aveva il grosso ostacolo di essere in mano a Konami, che ha deciso dopo il 5º capitolo di lasciarla dormiente. Eiyuden Chronicle 100 Heroes ha la possibilità di far vivere ai giocatori di tutto il mondo uno stile di gioco
che non si vedeva da prima che molti di loro nascessero e potrebbe permettere ai vecchiardi come me di rivivere un po' di quell'epoca speciale. Yoshitaka Murayama è purtroppo venuto a mancare all'inizio di quest'anno e spero vivamente che l'ultimo suo lavoro possa essere anche la coronazione migliore possibile di un lungo percorso professionale per lui e personale per milioni di giocatori. Perché se così non fosse non ci resterebbe altro che attendere l'uscita del remaster dei primi due Suikoden e preferirei non trovarmi nella situazione di dover sperare che Konami faccia qualcosa di concreto. L'uscita di Eiyuden Chronicle 100 Heroes è davvero dietro l'angolo ormai e personalmente non vedo l'ora di perdermici. Spero davvero che tutti voi che lo prenderete possiate sperimentare quello che io ho sperimentato ormai 25 anni fa, quando ero solo un pischello. Fatemi sapere nei commenti se lo prenderete e cosa vi aspettate. E mentre aspettiamo la release completa potrete guardare questi video che arrivano ora sullo schermo, scelti appositamente per voi. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video e come sempre keep on playing.